Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Come sapete, questa settimana abbiamo in programma la parte 2 del report dei campionati del mondo 1.8 Buggy Nitro 2022. I campionati del mondo si sono svolti a Radovan, ma non aggiungo altro, vi dico soltanto che se vi siete persi la parte 1 vi metto un link in alto a destra, così potete guardare la parte 1 prima di gustarvi questo video. E adesso sigla! Ragazzi, mercoledì è il primo giorno di qualifiche ufficiali. Erano in programma 3 qualifiche, quindi le prime 3 manche. Ricordo che ai campionati del mondo sono 6 qualifiche da 10 minuti, dove ne vengano tenute buone 3 su 6. Come sapete, le qualifiche da 10 minuti impongono il rifornimento durante la qualifica e quindi ragazzi è già gara a tutti gli effetti. Purtroppo le mie qualifiche partono molto male. Mi sono trovato il mercoledì con una pista veramente cambiata rispetto al giorno del reseeding e purtroppo chiudo la prima manche ufficiale in 80ª posizione. Faccio anche diversi errori e oltretutto non sono mai stato competitivo sul best lap. Quindi è tutto da rifare, ma per la seconda qualifica operiamo sul setup, facciamo dei cambiamenti di sospensioni sotto suggerimento del padre di Joao Figueiredo, che stava andando veramente forte in quel momento. Decidiamo quindi di provare a cambiare i pistoni degli ammortizzatori, passando da 8 fori per 1.3 tapered all'anteriore e 8 fori per 1.4 tapered al posteriore a 8 per 1.2 davanti e 8 per 1.3 dietro. Quindi abbiamo traslato i pistoni davanti nel retrotreno e abbiamo messo gli 1,2 tapered davanti da 8 fori. La macchina in Q2 è andata subito molto meglio, tanto da permetterci un miglioramento sul tempo sul giro di quasi 6 decimi. E anche il passo di gara era veramente buono, però purtroppo ho buttato via io la qualifica a causa di alcuni errori che non mi hanno permesso di andare oltre al 79esimo posto. Per la Q3 decidiamo ancora una volta di cambiare setup e sempre sotto suggerimento del padre di Joao Figueiredo modifichiamo i nostri ammortizzatori facendo dei vented fatti in modo diverso. Quindi invece che con la membrana IF34609, che è quella che uso io solitamente, con la membrana IF34603 ed una spugna molto particolare che mi ha dato lui. Se vi ricordate avevo già fatto un video su questa cosa e vi metto il link in alto a destra perché è interessante. Chiaramente si chiamano vented, lui li fa in un modo diverso con la membrana quella IF34603, mentre io lo facevo con la membrana IF34609 e lui mette una spugna più dura. Chiaramente qua la pista ha un livello di grip molto alto e quindi è chiaro che vadano differenti. Dopo li proveremo e vi farò sapere. Per la Q3 cambiamo ancora il setup della macchina, decido di mettere gli ingranaggi IFW621 nel centrale con la cassa piccola e la corona di 46. Quindi ancora una volta miglioramento della macchina, torniamo a girare su tempi veloci, ma ancora una volta ragazzi, per mia colpa, commetto degli errori e vanifico tutti gli sforzi. Sembrava quasi una maledizione, 80esimo nella prima qualifica, 79esimo nella seconda e 78esimo nella terza. Ragazzi, ero veramente tristissimo perché sapevo bene che con queste 3 qualifiche non avrei ottenuto assolutamente niente di buono. Il giorno successivo ragazzi la macchina è andata da subito molto meglio. Infatti nella Q4 riesco a centrare un 69esimo posto, con un tempo del tutto accettabile. Ancora una volta commetto un errore e quindi ragazzi le possibilità erano nettamente superiori a quello che ho fatto. Molto carico, riparto per la quarta manche e miglioro ancora ragazzi, riesco a fare 10,04 che mi vale un 67esimo posto assoluto di questa qualifica. A questo punto ho la Q4 con il 69esimo posto e la Q5 con il 67esimo posto e posso mirare con l'ultima manche a fare uno dei primi 80 tempi che mi avrebbero consentito di partire direttamente dal 32esimo di finale. I tempi di tutti si stavano abbassando sensibilmente, io avevo migliorato tantissimo dalla Q4 alla Q5 e l'unica speranza era di riuscire a ottenere un 53esimo posto
per passare direttamente ai 32esimi di finale. Quindi, sotto suggerimento di tutti, tiro dal primo minuto fino all'ultimo, ma purtroppo, ragazzi, non ce la faccio. Insospettabilmente, ragazzi, la qualifica numero 6 è stata veramente lenta, soprattutto nella metà classifica dove mi trovavo io. Perché pensate, il 53esimo, che nella Q6 è stato Wollanka, ha chiuso in 10,04, esattamente lo stesso tempo che avevo fatto io nella Q5. Quindi invece di fare la tattica del tirare all'impossibile e cercare di fare la magia della vita, sarebbe bastato fare un buon passo e replicare il tempo della Q5, che era pienamente nelle mie possibilità. Però tutto sommato ho detto vabbè, parto da 64esimi, se faccio una buona gara riesco a passarli senza problemi e quindi dai. Non tutti i mali vengono per nuocere. Eccoci qua ragazzi, non vi ho aggiornato più sui risultati live qua dalla pista, ma credetemi c'è veramente sempre tantissimo da fare, nonostante che tra una mancia e un'altra passi veramente tanto tempo. Non è importante tanto la mia gara, ma ad ogni modo ho chiuso 91esimo. Avevo fatto una sorta di remontata da stamattina, chiudendo la quarta batteria e la quinta batteria in una buona posizione, che potevano permettermi anche di passare direttamente al 32esimo, quindi stare negli 80. Però purtroppo l'ultima l'ho sbagliata, ho fatto 2 errori nonostante che la macchina fosse abbastanza semplice da guidare. Vediamo domani come va a finire e cosa succederà nella mia fase. Per fortuna ragazzi il mondiale è anche stare insieme agli amici, e la sera del venerdì abbiamo organizzato una fantastica cena nel nostro appartamento con Luigino e Gabriele Romani. Si mangia ragazzi, si mangia anche, giardino, si mangia, e c'è Romani, perché sono 2. È stato veramente favoloso poter assaporare una carbonara fatta in casa all'italiana, nonostante fossimo in Spagna. Buongiorno a tutti ragazzi, sono le 7 di mattina del venerdì del campionato del mondo. Come sapete, ieri sera sono finito 91esimo, quindi esattamente a metà classifica, un po' più avanti della metà classifica. Mi aspettavo sinceramente qualche posizione di più, ma per il grado di allenamento che ho e per quanto posso dedicarmi in questo momento, probabilmente è la posizione che mi merito. Oggi partiremo sesti dal 64esimo A alle 3 del pomeriggio. La macchina non va male, siamo riusciti a trovare un ottimo compromesso. Nell'ultima qualifica ho buttato via un'occasionissima di poter fare direttamente anche il 32esimo, ma ho fatto 2 errori per voler tirare troppo e purtroppo con 2 errori io sono finito malissimo e ho dovuto scartare la manche. Quindi oggi dobbiamo mettere un punto, ripartire da zero e cercare di fare un'ottima fase da 20 minuti e classificarci nei primi 4. Quindi rifaremo la macchinina. Adesso andiamo in pista, qui sono di fronte al mio appartamento. Rifaremo la macchinina totalmente, differenziali, ammortizzatori, tutto, e la prepareremo al meglio, incolleremo le gomme e prevederemo la strategia da attuare per cercare di passare almeno una fase. La mia fase, come avete sentito, partiva alle 3 del pomeriggio. Utilizzo tutta la mattina per incollare le gomme, per riguardare la macchina al meglio per la fase, e arriva anche il momento della partenza. Vi lascio alla telecronaca in inglese fatta dai ragazzi di Racing Racing TV. Eccoci quindi sulla griglia di partenza di questo 64esimo di finale del campionato del mondo. Oh man, I'm pretty sure. Yeah, he's gone too fast back there. 7, 2.5 actually, too fast on the way back. Okay, so clean start for Michaud. And then Westland, the juniors, also got away. Always a bit of a big kerfuffle at the hot race corner. Big losers there was the 4 car of Andre Bento. He's certainly the most out of position person coming around the first lap. Oh wow, that was... So 1, 2 and 3 have broken away. Like all the rest of the finals, it's 4 to bump. Apart from the semi-finals where it's a bit different, but that's a long way away.
So we're looking at the set. There's a 1, 2, and 3. Oh. I've no idea what happened there with 11. There's now there's 2 cars out front, actually, not 3. And it is 1 from 2. And then we have to look and see what the huge this gaggle of cars we're with now, which is it's Lewis Jones in 3rd, Tom Sumner from 12th to 4th. Tom's on a tear. Alex Viles is in 5th. Fabrizio De Sigisis is in 6th. Aidan Horn is in 7th, so you're slightly crying. Partenza non semplice, Valls sbaglia e guadagno una posizione. P5 al momento. Tegassi, who has a really great Instagram, by the way. He has some great pictures and shorts up on there. I follow him. He's great videos from around Europe. Really like his content. Come? Non ho sentito bene, risentiamo. Tegassi, who has a really great Instagram, by the way. He has some great pictures and shorts up on there. I follow him. He's great videos from around Europe. Really like his content. RC Racing TV mi conosce come content creator. Beh, non c'è che dire, sono veramente soddisfatto di questo, significa che sto lavorando bene. And Raging Horn, the Associated Factory driver, 2000 came runner-up, 2021 Raw Nationals, just really started racing Nitro last year, 10th scale driver. Shout out to the Horn family, Alan and his brother Austin, who's an accomplished racer as well. Both are very accomplished racers in their own right. His father just won 40 plus at the Nationals and also won 40 plus in motocross at Loretta Lynn's. And his brother looks like Garth from Mainsborough. That's always a problem. Oh, he doesn't know who Garth is. That's the problem. He's too young to know about Waynesboro. Well, that is a massive issue, not knowing about Wayne's Road. But Raging Aiden just back there in 6. He would want to get past Tegassi but to be honest, not car number 7. No, that's not true. No, he got past him. No, car number 7 is for the bump spot. Mentre sono subito dietro al quarto per cercare un varco per sorpassarlo, commetto una piccola imprecisione e purtroppo vengo superato. Ancora una volta P6. Primo pieno, puntualissimo, strategia veramente difficile in una pista così lunga e perdo una posizione ma è solo fittizia, la recupererò quando entra anche lui a fare il pieno. Alex Vowles, right here is coming down the... Who are we looking for? Yep, right, going up to the Hootie corner now, Frank. Now car number 5. There you go, the green car in front, the car behind of Raging Aiden Horn. This is now for position after coming out of the pit. So you've got 7 cars leading, yeah? 7 cars. You've got 4 behind. So you've got cameras, it's mostly sensible. Mostly sensible. What's the first time? What's the last? I'm bringing the action, you see. How's the combat ticket? Raging Horn, Alex Valls, this position. Alex is on 3rd. Sorry, 4th, right behind him. Errore di Mair, passo in P5. Da questo momento le gomme si sono scaldate bene e la macchina sembra aver guadagnato in prestazionalità.
Passata in questo momento la metà gara e ragazzi, dalla posizione 3 alla posizione 7 siamo tutti in 8 secondi. Incredibile. So Fabrizio Toghese is running in fifth row, just coming behind the orange car. He's Tutto è ancora apertissimo e posso farcela. Dai, forza! up spot. There's not a big difference between them. Toghese. You know that Juan Carlos Canas had to go to the LCQ to get it. Valls sbaglia e passo in P4. Sì! Yep. Oh, who's gone there? That was Horn's fallen over, is he? No, it's the five car of Aiden Horn has just fallen over. Sono dentro in questo momento e mancano soltanto 6 minuti e mezzo. Behind Tegesi, I know. I think they're coming round for the second fuel stop, so Toghese is just ahead of him. Not quite sure who that's going to score because there's cars popping in and out for fuel, but Toghese gaining places. Yep, Toghese to third, Horn to fourth, Andreas Meyer to fifth. Ecco il pit stop, entriamo insieme. Dai meccanici, devo per forza uscirgli davanti, dai! Stopping happening now. Yep, he did. Boom! Ce l'ho fatta, sì! Charles makes a mistake. He gets away with that. Well, he doesn't because he's been overtaken. Errore di un pilota davanti a me, riesco a passare in P4 ragazzi, dai! Seven. He was ahead after fuel stops, but now the six is ahead of the seven. So Toghese has taken Vars, and behind Vars is Horn. So you've got 3, 4, and 5, and Horn gets up the inside of Vars as well. So the green car of Vars has gone from third to fifth. So from the bump to not bumping in the case of about 4 corners. Toghese, Horn, Vars, Jones. For all the fans of Jones, he's actually dragging himself back in it actually with a couple of good laps. He's going to need to really put his head down for the next 5 minutes, but he's actually now off the tail of this issue. Oh yeah, we got a good race. He's got the 8 car as well. So Andreas Meyer in third. And then, so third. So you look at the white car. Just give the white car, get him in frame at the front of this train, Frank. So the front of the train is a white car. That's Andreas Meyer. Hold the camera. And then behind him it's Toghese, Horn, Viles, and there's Jones. Meyer sbaglia e ragazzi riesco ad approfittare dell'errore e mi porto in P3. Dai, la strategia dell'attesa sta pagando, forza, forza, mancano solo 4 minuti. Took his position Toghese's in Horn third. behind him. Fourth is Horn. Fifth is Vard, and then Jones is there as well. So Jones, I think, is going to move one up to. Jones is going to move. Non inquadrato commetto un errore nelle VUPS e purtroppo perdo la terza posizione ai danni di Horn. But they've all got a bit closer there because Toghese in third dropped to fourth. Commetto un errore, arrivo corto in un salto e Valls sta bussando dietro di me. Under massive pressure now from Vars in the green car. Hayden Horn's back forward to third. Jones is right on the tail as well. So 4, 5, 6, 7 right together. Toghese, lots and lots of pressure. Me, lots and lots of dust in my throat. And under they go. Toghese. He's got fourth at the moment, but there's 3 hungry cars who want it all. And a mistake by Jones let Meyer through, and they've had a little bit of stop. So it's now Vars looking to get past Toghese up the inside of the hay bale corner, through the switchback, and they're going to get to the Huddy corner. They're going to sweep round. Watching brief of Vars. He's got 2 minutes. È lotta apertissima e Valls mi spinge da dietro in uscita di curva, ma riesco a chiudere bene la traiettoria e mantengo la posizione. Qualcosa si è scaldato troppo, la macchina comincia a puntare e vedete che ho fatto un 2 ruote in questa curva dove non mi era mai successo. Meyer and Jones are slowing each other down, and Toghese gets a little bit further away. Mancano meno di 2 minuti, devo assolutamente resistere. Well, yeah, I've got to go home actually, but you're out of the event. It's the Oh, end and a of your mistake world. by Meyer. Oh, and Lewis isn't able to capitalize But on it. it's really more about the 4th and 5th at the moment, Leslie, because they had the bumping up. Yes, we may see some other cars come into this battle, but it's 4 and 5. And you can see as much as I can
as Vowles a little bit further back. He's had a good couple of corners, stretched out again, but there's a lot less than a mistake. Oh, disastro ragazzi, la macchina punta ancora una volta e la mia ruota posteriore sinistra si aggancia al cordolo interno in uscita di curva. Esco fuori pista e commetto un errore gravissimo che mi costerà ben 3 posizioni al termine di questo giro. Vowles is in fourth. And Jones has made a mistake. So it's pretty much now with 44 seconds to go. So one lap. It's Andreas Meyer in the white and red machine, or Alex Vowles in the green machine. He'll be that final bump up. They'll join Kevin Michaud, Lucas Westland, and Aidan Horn in the 132nd final as they come up the straight. Any second now. What's happened there? Jones has got stuck, so he's not going to be bumping up. But that's the two who are possibly at the moment. Vowles has got it. Mancavano soltanto 2 giri e nell'ultimo giro ragazzi, pieno di emozioni negative, commetto un'altra valanga di errori e perdo un'altra posizione. Concludo quindi in P8. Pensate ragazzi, 17 secondi persi in 2 giri. Go wrong, but Meyer much wider line. He's going to try and get the drive through the corner. Normally Vowles could do this 100 times with no issues. It's getting closer. Meyer, he perhaps needs another couple of laps because Vowles driving a great line down the step. Mondiale finito. Niente ragazzi, purtroppo non ce l'ho fatta. Avete visto che gli ultimi 2 minuti sono ceduto psicologicamente, la macchina ha cominciato a puntare e ho fatto un errore che mi ha compromesso tutta la fase. Avevo cercato di guidare in modo più conservativo possibile, la macchina era abbastanza semplice da guidare nei primi minuti, fin troppo, aveva sinceramente poco sterzo. Poi ha cominciato ad andare perfettamente nella fase centrale di gara e verso la fine ha cominciato a puntare un po' e non ho saputo gestirla. Chiaramente in questi casi non vorrei essere ripetitivo, ma il poco allenamento si fa sentire. Questa era una fase che potevo passare tranquillamente, avevo il potenziale per passarla senza problemi, però le gare sono fatte così. Chi è più preparato è giusto che vada più avanti e anche preparato a livello di pilota, quindi purtroppo mi fermo qua. Chiudo il mio mondiale in 93esima posizione, l'obiettivo prima di partire era entrare nei 100. So che sembra un obiettivo riduttivo, ma per il grado di allenamento che ho e per come sto affrontando il modellismo negli ultimi mesi, questo era l'obiettivo che mi ero posto. Era un obiettivo abbastanza facile sotto certi punti di vista da raggiungere se fossi stato allenato. Sono sempre riuscito comunque a starci, quindi l'avevo un po' variato in corsa e volevo entrare appunto negli 80, che sarebbe stato a parer mio un buon risultato per la somma allenamento, età e tempo che posso dedicare. Purtroppo sono occasioni che capitano una volta ogni 2 anni, quindi chissà se il prossimo mondiale riusciremo a qualificarsi, e adesso niente, è andata così. Io sono uscito di gara, ma il mondiale prosegue. Sfortunatamente pochissimi ragazzi italiani riescono a bampappare alla fase successiva e uno di questi è Mattia Polito, che dai quarti riesce ad arrivare in semifinale. Grandissimo risultato essere nei primi 24 del mondo, e a questo punto ragazzi abbiamo 4 italiani nelle 2 semifinali, quindi su 24 piloti ben 4 sono italiani. Oggi è la giornata di domenica, si sono appena concluse le semifinali e ragazzi abbiamo ben 3 italiani nel main event. Credo sia una grande soddisfazione per i ragazzi che l'hanno fatto, ma anche per noi come nazione, perché vuol dire che quando facciamo una gara di campionato italiano abbiamo 3 dei migliori 12 piloti del mondo ragazzi. E mi dispiace per Mattia Polito, mio compagno di squadra, che in semifinale purtroppo non è riuscito a passare. Abbiamo però la LCQ dove un pilota passerà al main event, vediamo. Beh ragazzi, come è andato a finire il campionato del mondo lo sapete tutti. Davide Ongaro riesce a vincere il suo secondo titolo mondiale consecutivo ed è stato l'unico nella storia dell'automodellismo off-road a riuscirci. È italiano, siamo tutti contenti per lui e per i suoi risultati, ed è riuscito a portare in Italia un altro titolo di campione del mondo della categoria Buggy Nitro. Se volete rigustarli nuovamente, ho realizzato un contenuto che riguarda gli ultimi minuti di gara con
le reazioni a caldo di Davide Ongaro della sua crew e di David Ronefalk, che ha lottato il mondiale con lui fino praticamente a pochissimi minuti dalla fine, e vedrete veramente delle emozioni forti e soprattutto genuine prese a caldo. Vi lascio anche di questo il link in alto a destra, così se volete potete andare a gustarvelo. Io ragazzi vi raccomando sempre di iscrivervi al canale, di mettere un grande mi piace a questo video, perché vi ho portato un report personale di un campionato del mondo. Non penso che tanti abbiano fatto qualcosa del genere su YouTube per quanto riguarda l'automodellismo dinamico da competizione, e quindi condividete il video per farlo vedere a quante più persone possibili, e noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!